Ciao a tutti, ben ritrovati ai video di PhotoArt. Oggi parliamo di un obiettivo, parliamo del 24-70 f4 di Canon. Allora, questo obiettivo, come sapete, ha un corrispettivo che è il 24-70-2.8, che ho qua, dopo ne parliamo. È nato in tempi più recenti per fornire ai paesaggisti e a chi lo utilizza invece come zoom standard in tante altre situazioni, soprattutto la stabilizzazione. Una funzione macro che è stata inserita e adottata nell'obiettivo scambiando queste novità con uno stop in meno, invece che un f2.8 è un f4. Allora, dicevo paesaggisti perché a noi tutto sommato f4 anche lo ignoriamo molto spesso, cominciamo a lavorare almeno da 5.6 a 8.11, se non addirittura diaframmi più stretti, quando vogliamo ottenere l'effetto di tutto a fuoco, di nitidezza tutto a fuoco dalla prossimità all'infinito. Allora, l'obiettivo è un obiettivo abbastanza compatto e questo già mi piace. È un obiettivo che esce, sporge, man mano che io vario la focale sporge, e questo per esempio mi piace meno, però è anche vero che ha i suoi vantaggi, garantisce uno schema ottico che, ripeto, ha dei vantaggi. La lente frontale è una lente da 77 mm, quindi è una lente abbastanza importante. C'è la ghiera di messa a fuoco manuale che non ha una grande escursione perché l'obiettivo comunque non è pensato per il manual focus, è un obiettivo autofocus e vi dicevo ha la stabilizzazione, abbiamo lo switch qui davanti che ci permette di attivarla o disattivarla. E come va questo obiettivo? Allora, vi dico subito, montato in camera non mi ha mai conquistato, ancora oggi lo monto in camera e non mi conquista, non è di quelli, come vi ho detto altre volte, che ispirano o che sono belli anche solo da buttarci l'occhio dentro, focheggiare, cambiare le focali. Questo non mi dà tutta questa confidenza, però è anche vero che quando poi guardo le foto dico accidenti, che belle foto, cioè l'obiettivo funziona bene. È un bell'obiettivo, certo va un po' diaframmato, a f4 forse un po' morbido, ma già a 5.6 è molto spendibile, f8 e f11 ci fate tutto quello che serve, riesce a controllare bene le variazioni della gamma dinamica della scena, quindi se c'è tanto sole ma c'è anche ombra riesce comunque a mettere insieme le due cose, sempre nel limite del possibile, e poi diciamocela tutta, finalmente un paraluce che Canon ci dà, che funziona come si deve. Eccolo qua, lo metto, premo questo tasto, lo tolgo e lo rimetto finché mi piace e mi diverto a farlo. Non è quel paraluce del 24-70 o del 70-200 dei modelli prima che si incastrano, non si incastrano, si flettono, per carità. Ecco, questo è un bel passo avanti, soprattutto per chi lo utilizza realmente, come dovremmo fare tutti. Poi abbiamo una funzione macro. Allora, la funzione macro, come sapete, su molti obiettivi, Sigma ne ha fatto proprio un cavallo di battaglia in questo senso, sono anche macro. Allora, gli obiettivi macro sono una categoria a parte, hanno dei rapporti di produzione tipici della macrofotografia e non si toccano. Però è anche vero che alcuni obiettivi riescono ad avvicinarsi un po' di più. Allora, attivando questo switch, come vedete macro, soltanto attivabile però soltanto eccolo qua, soltanto con l'obiettivo in alcune focali, non in tutte, e quindi posso avere una sorta di macro, ma in realtà non è una macro, avvicina l'oggetto sì, lo avvicina, ecco, ci dà un rapporto di produzione diverso, però lo sfocato diventa davvero bruttino, però serve se devo fare una foto così ravvicinata, ce l'ho. Ecco, non ci conterei come macro fotografia perché diventa molto contrastato, un po' più scuro e non è bello. Ripeto che l'obiettivo non mi conquista guardando in camera, però poi le foto sono belle, la nitidezza, i colori sono belli.
Allora una delle domande che senza dubbio ci poniamo è: vale la pena prendere un F4 rispetto al 2.8? E qui tanti auguri, nel senso che si apre davvero una bella diatriba. Per avere uno zoom tuttofare assolutamente sì, costa meno, ci toglie un diaframma, però chi se ne importa, perché sia in viaggio sia mi va bene anche un F4, pesa molto meno perché questa è la prima serie del 2.8, come vedete, sia a livello di ingombro, e anche questo qua come saprete sporge quando si estende all'infuori e vi sbilancia molto di più la camera, e non è stabilizzato. Quindi è vero che è 2.8, però pesa molto, sporge di più, e ancora una volta vince questo. Anche perché è vero che a F4 il nostro amico sarà un po' morbido e vignetta un pochettino, cade la nitidezza ai bordi, però se vi trovate a fotografare all'alba o al tramonto, la stabilizzazione vi dà una bella mano, anche se siamo a F4 e vi portate a casa la foto magari bilanciando il rapporto tra ISO e diaframma. Quindi ancora una volta mi sento di consigliare questo. La resa è veramente molto buona, però intendiamoci, lo stiamo confrontando con uno dei pilastri della produzione degli obiettivi Canon, che è il 24-70, non parliamo del 2 o del 3 che sono ancora superiori a questo. Quindi ha da battersi con veramente degli obiettivi molto validi. Resta sempre il discorso di dove lo usiamo. Per esempio, quando faccio servizi di cerimonia, matrimoni oppure reportage, ultimamente sto uscendo con questo quando non ho bisogno di qualità, perché comunque lo sfocato che genera questo obiettivo, vi assicuro, è veramente molto bello. Il 2.8, il 24-70 2.8 montato su una full frame come si deve, dà delle foto veramente belle, proprio belle a guardarsi, ed è molto bello anche buttarci l'occhio dentro, quindi comporre, focheggiare, cosa che con questo diventa più un'azione, non dico meccanica, ma un'azione di dire lo faccio perché devo fare la foto, la compongo così e basta. A me personalmente toglie un po' di poesia, però come ripeto, quando guardo le foto vedo che sono belle foto, quindi promosso, e promosso anche con dei bei voti, perché la stabilizzazione funziona, l'autofocus è un autofocus che funziona senza eccellere, ma funziona bene comunque, e un F4 è pur sempre un obiettivo che ha una luminosità costante, quindi vi permette di lavorare senza dover cambiare i tempi spostandovi da 24 a 70 mm, e l'escursione è quella tipica di uno zoom che per chi fa reportage, viaggi o paesaggio basta e avanza. Vi ringrazio per avermi seguito, vi invito ai prossimi video di PhotoArt, un saluto a tutti.